Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione di SharePoint in cui andremo a fare un breve sommario della prossima lezione che sarà lunga e complessa sulla creazione delle liste e sulle tipologie di colonne. Quindi per la creazione di una lista personalizzata, nel senso che qui abbiamo un esempio di elenco che ora ti farò vedere anche su SharePoint. Qui è stato costruito un semplicissimo elenco con una fattura, quindi un importo, l'IVA, il totale dell'IVA e la fattura con il totale dell'importo più l'IVA. E poi, quindi qui clicchiamo sulle rotelline, clicchiamo su impostazione elenco e accediamo a quest'altro ambiente dove possiamo andare a creare le colonne. Qui ho fatto l'esempio di creazione di una colonna, scadenza fattura da aggiungere per esempio a quel campo. Ho selezionato il campo data, quindi il formato data per questo campo, dopodiché andrò a cliccare su OK e quindi verrà aggiunto un campo a quell'elenco SharePoint. Quindi andiamo sul sito e sul sito SharePoint di servizi e consulenze, ecco quella lista che hai visto nella diapositiva, quindi si clicca qui nelle impostazioni, poi su impostazioni elenco ci si apre questa schermata dove ci sono già tutti i campi che io ho inserito, che potrei andare anche a modificare nel nome, nel formato, eliminare anche. E poi qui cliccando su crea colonna mi si apre la schermata che hai visto prima dove io vado a dare un titolo alla nuova colonna, cioè al nuovo campo di questo elenco, di questo database. Andrò a scegliere il formato, per esempio se si tratta di un formato numerico sceglierò il numero perché poi questo mi permetterà di farci i conti. Se si tratta di un formato dove devo introdurre dei valori monetari sceglierò valuta, se ci devo mettere una data sceglierò data, potrò scegliere anche di pescare i dati da un'altra tabella, quindi mi verrà una tendina, eccetera. Da qui potrò andare a dare una descrizione se si tratta di qualcosa di complesso, se si tratta di qualcosa di complesso è sempre bene dare una descrizione, come poi diremo approfonditamente nel video che segue, e poi alla fine, dopo aver magari selezionato se questo campo deve essere obbligatorio o meno, così chi va a inserire i dati dovrà necessariamente inserire i dati in questo campo, e se deve avere o meno un valore predefinito, per esempio nel campo dell'IVA potremmo mettere sempre 22 se avessimo le fatture sempre al 22%, dopodiché andiamo a cliccare su OK e creeremo il nostro nuovo campo nella nostra lista SharePoint. Quindi nella prossima lezione vedremo molto approfonditamente tutti questi argomenti che rappresentano uno degli argomenti principe di SharePoint, cioè gli elenchi. Sarà la prossima, l'ultima lezione di questa sezione, poi nella prossima andremo a vedere le librerie di documenti, quindi le liste di documenti, e in quella avvenire ancora le web part e le pagine, quindi gli elenchi di pagine, per concludere poi per gli argomenti che riguardano strettamente SharePoint con il sistema dei permessi, cioè del chi può fare che cosa all'interno di un sito SharePoint. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!